Bentornati amici dell'uncinetto e se siete nuovi, benvenuti. Io sono Rosa Parlato e anche oggi vi mostro un progetto all'uncinetto da realizzare insieme. Per il progetto di oggi vi mostro questa bellissima borsa, semplice nella sua realizzazione ma diversa dal solito. Per i laterali, vedete, ho lavorato un tondo all'uncinetto, due laterali tondi, un pannello che fa sia da pannello anteriore che da fondo, due manici arrivano già intrecciati e una chiusura a girello. L'interno, vedete, solo per l'interno io ho realizzato un pannello di feltro. Potete ovviamente anche poi andare a fare una fodera in fantasia se vi piace, se non volete lasciare che si veda il colore del feltro. Io, guardate, ho utilizzato entrambi i manici perché mi piaceva di più così, però ovviamente potete anche mettere un solo manico, magari attaccarlo, vedete, ai lati della borsa, però sinceramente mi piaceva molto di più. Ora andiamo a vedere quali materiali ho utilizzato. Per il tutorial di oggi andiamo ad usare il cordino Ares di Borgo dei Pazzi. Il colore è il numero 38. Potete lavorare questo cordino con un uncinetto 4 o 5, questo ovviamente è il consiglio. Abbiamo 500 grammi di rocca per 650 metri, è un polipropilene. Ovviamente io già vi dico che è un cordino abbastanza morbido, quindi non vi dovete distruggere le mani, è piatto, quindi vedete, guardate, è piatto, quindi sarà un 3 mm, credo, più o meno, e abbinati nel kit avete anche la coppia di manici, quindi potete acquistare il kit che comprende la rocca da 500 grammi, la coppia di manici più la chiusura a girello. Oppure potete sfruttare un buono sconto di 5 euro sul sito di Borgo dei Pazzi inserendo Rosa 5 se avete bisogno soltanto ovviamente del cordino. Per chi invece volesse acquistare tutto il kit lo può acquistare direttamente su gomitoli.com. Per il tutorial ho messo su 40 catenelle che in centimetri sono circa 25 centimetri, quindi catenelle pari, per avere delle maglie ovviamente basse e dispari. Adesso guardate, entro nel primo punto e realizzo una maglia bassa e di nuovo una maglia bassa in ogni punto. Lavorerò, guardate, nella codina esterna, quindi nella solina, vedete che si forma, quindi non al centro della catenella ma dietro dove si forma questo anellino. Io vado a lavorare le mie maglie basse e una maglia bassa in ogni punto. Io sto lavorando con uncinetto numero 4, voi ovviamente in base alla vostra manualità scegliete il vostro uncinetto. Completata, guardate, la prima riga, io entro all'interno, carico già la codina, così la vado a nascondere all'interno del lavoro. Ora una catenella, ricordate sempre di portare la codina con voi, entro nel primo punto basso e lavoro una maglia bassa, entro nel secondo e lavoro una maglia bassa, entro nel terzo e lavoro una maglia bassa e vado a proseguire così per tutta la riga. Completata la seconda riga vi dico quanti centimetri di pannello ho circa 26 centimetri. Adesso noi abbiamo 39 maglie basse, quindi contiamo 19, sulla 20ª da destra mettiamo un marcapunti e qui abbiamo altre 19, quindi avremo 19 maglie basse da un lato e 19 dall'altro. Quindi andate ovviamente, ecco perché ci occorrono maglie basse dispari, quindi anche se fate delle catenelle più lunghe ricordate sempre che devono essere delle maglie basse dispari, quindi andrete a mettere catenelle pari per avere ovviamente maglie basse dispari. Adesso una catenella, giriamo il lavoro e sulla prima maglia bassa lavoro una maglia bassa e vado a lavorare una maglia bassa su ogni maglia bassa fino ad arrivare al punto precedente dove ho il marcapunti. Arrivata al punto precedente conto, vedete, le 3 maglie centrali, quindi 1, 2 e 3 catenelle, salto le 3 maglie e nella quarta lavoro una maglia bassa. E adesso una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare chiaramente a fine riga. Arrivata a fine riga una catenella, giro il mio lavoro,
una maglia bassa in ogni punto e lavoro una maglia bassa fino ad arrivare alle catenelle centrali. Chiaramente adesso lavoriamo una maglia bassa su ognuna delle catenelle, completando chiaramente le 3 maglie basse centrali. E andiamo a proseguire lavorando una maglia bassa in ogni maglia bassa e completiamo la riga. A questo punto una catenella, giriamo il lavoro e dobbiamo andare a lavorare sempre una maglia bassa in ogni maglia bassa fino ad arrivare ad un totale di 9 righe che ci occorrono ovviamente per lo spessore della nostra chiusura a girello. Quindi di nuovo una maglia bassa in ogni maglia bassa e andate a proseguire fino ad arrivare ad un totale di 9 righe. Completate le 9 righe, avremo 6 cm di spessore per una larghezza di 27 cm. A questo punto vi faccio vedere come inserire la chiusura a girello. Adesso guardate, per il tutorial ovviamente io la vado già a fissare perché voglio farvi vedere bene. Allora, dove abbiamo fatto le 3 catenelle abbiamo creato questo foro che andiamo ad infilare. Ovviamente noi dobbiamo fare un po' di spaccio all'interno della lavorazione per le 4 viti. Quindi questa, vedete, è la piastra che verrà sul dritto e poi sulla parte interna dobbiamo andare a posizionare questa piastrina in questa maniera qui. Quindi le viti ovviamente poi andranno a combaciare con le viti della parte ovviamente esterna. Quindi è molto importante che voi vi aiutate, vedete, questa parte va incastrata all'interno così e vi fate lo spazio per le 4 viti. Ovviamente fatto questo appoggiate e semplicemente bisogna andare ad avvitare con le 4 viti in dotazione, ovviamente le andate ad avvitare e chiaramente avete già una parte del lavoro completata. Potete farlo adesso o lo potete fare dopo. Io vi ripeto, l'ho fatto già adesso perché in questa maniera qui io vi faccio vedere già come fissarla. Per praticità chiaramente ho staccato la chiusura e adesso vado a proseguire fino ad una certa altezza, sempre facendo una catenella e righe di maglia bassa. Ho realizzato un totale di 74 righe e in centimetri ho 46 centimetri di larghezza per 27 di altezza. A questo punto dobbiamo andare a realizzare un giro di maglie basse tutto intorno al nostro pannello, quindi completiamo l'intero perimetro fino ad arrivare di nuovo dove abbiamo iniziato. Quindi io ho realizzato l'ultima maglia bassa, entro di nuovo e realizzo un'altra maglia bassa e sulla prima, quindi vedete sull'ultima della riga, mettiamo un marcapunti. Ora in ogni riga corrispondente lavoriamo una maglia bassa, quindi questa vedete è una riga, entro all'interno e lavoro una maglia bassa, un'altra riga, entro all'interno e lavoro una maglia bassa, un'altra riga e maglia bassa e lavoriamo in questa maniera qui fino ad arrivare al primo angolo. Quando arrivo, guardate, sul lato superiore, sulla prima maglia bassa lavoro 2 maglie basse, quindi una prima e una seconda. Sulla seconda, che sarà la prima sul lato superiore, metto un marcapunti e adesso una maglia bassa in ogni maglia bassa. Queste sono le maglie basse, il risultato delle maglie basse della catenella, quindi saranno leggermente un po' più strette, quindi dovete solo fare un pochino più di pressione e dobbiamo proseguire in questa maniera qui. Adesso in ogni angolo noi lavoreremo sempre 2 maglie basse, quindi nel prossimo e ancora nel prossimo fino ad arrivare al marcapunti. Quando completo l'intero perimetro tolgo il marcapunti, entro, lavoro una maglia bassa, tagliamo il filo e andiamo a chiudere ovviamente la nostra lavorazione. Io mi trovo in questa maniera qui, vedete, entro nel punto, carico ed entro di nuovo da dietro, guardate, vi metto un ago così è più semplice
entro di nuovo nel punto, prendendo anche questa solina retro, vedete, così si salda meglio il punto ovviamente, e andiamo a chiudere. Così abbiamo saldato, e poi ovviamente nascondiamo la codina sempre all'interno della lavorazione e saldiamo con accendino. Ed ecco qui, stendete un po' la lavorazione ed ecco qui. Adesso andiamo a preparare i laterali. Iniziamo la lavorazione per il laterale in tondo. Qui ho, vedete, il filo corto, qui il filo lungo del gomitolo, un cerchio, mi aggancio, carico il filo e una catenella e poi entro all'interno, vedete, in questa maniera, e lavoro un totale di 8 maglie basse. 1 2 3 4 5 6 7 ed 8 maglie basse. E adesso tiriamo la codina in questa maniera e chiudiamo chiaramente la lavorazione, e dentro, vedete, nella prima maglia bassa che ho lavorato e lavoro una maglia bassa e qui metto un marcapunti. Ora per questa riga lavoreremo 2 maglie basse in ogni punto, quindi la prima maglia bassa l'ho lavorata, entro di nuovo e lavoro la seconda, di nuovo nel prossimo 2 maglie basse, 1 e 2, e di nuovo nel prossimo 2 maglie basse, 1 e 2, di nuovo nel prossimo 1 e 2, fino ad arrivare al punto precedente il marcapunti. Completata la riga, io qui ho 16 maglie basse. Adesso iniziamo l'altra riga di aumenti. Nel primo punto lavoriamo una maglia bassa e rimettiamo il marcapunti. Adesso nel prossimo lavoriamo 2 maglie basse. Di nuovo ripetiamo una maglia bassa nel primo punto, 2 maglie basse nel secondo punto, e di nuovo una maglia bassa nel primo punto, 2 maglie basse nel secondo punto. Quindi andiamo a ripetere la sequenza di una maglia bassa, 2 maglie basse nel prossimo, una maglia bassa, 2 maglie basse nel prossimo, fino al punto precedente il marcapunti. Arriviamo nell'ultimo punto, vedete, precedente, e lavoriamo la sequenza, l'ultima sequenza, che sono 2 maglie basse. Quindi noi terminiamo sempre con l'aumento di 2 maglie basse. Adesso dal marcapunti iniziamo l'altra riga di aumenti. Lavoreremo 2 maglie basse semplici più un aumento, cioè 2 maglie basse nello stesso punto. Quindi lavoriamo una maglia bassa e rimettiamo il marcapunti, un'altra maglia bassa nel secondo, e nel terzo punto lavoriamo 2 maglie basse, e di nuovo nel primo punto lavoriamo una maglia bassa, nel secondo punto una maglia bassa, nel terzo 2 maglie basse, e proseguiamo così fino ad arrivare al punto precedente il marcapunti. Completata la riga, iniziamo la nuova riga. Lavoreremo 3 maglie basse come si presentano e nella quarta l'aumento. Lavoro la prima e metto il marcapunti. Nel secondo punto lavoro una maglia bassa, nel terzo punto lavoro una maglia bassa e nel quarto punto lavoro un aumento, cioè 2 maglie basse nello stesso punto. Quindi adesso proseguite lavorando una maglia bassa nel prossimo, una maglia bassa nel secondo, una maglia bassa nel terzo, e nel quarto punto lavoriamo 2 maglie basse e ripetiamo fino ad arrivare al marcapunti. A questo punto abbiamo completato la sequenza. Nell'ultimo punto avremo sempre l'aumento, 2 maglie basse. Togliamo il nostro marcapunti e adesso lavoreremo 1, 2, 3 e 4 maglie, quindi le prime 4 maglie
una maglia bassa per ognuna e nella quinta un aumento. Quindi lavoro la prima maglia bassa, metto il marcapunti, lavoro la seconda, la terza e la quarta e in ognuna lavoro una sola maglia bassa, nella quinta 2 maglie basse. Quindi ora per tutta la riga lavoreremo 4 maglie basse e nella quinta maglia bassa lavoriamo un aumento, cioè 2 maglie basse fino ad arrivare al marcapunti. Adesso per la prossima riga lavoreremo 5 maglie basse, quindi una maglia bassa nel primo, nel secondo, nel terzo, nel quarto e nel quinto e nella sesta maglia un aumento e così per tutta la riga fino ad arrivare di nuovo al marcapunti. Quindi io sulla prima lavoro una maglia bassa, metto il marcapunti, lavoro un totale di 5 maglie basse, quindi 2, 3, 4 e 5 e nella sesta 2 maglie basse, quindi l'aumento. E ripeto così fino al marcapunti. Adesso realizziamo l'ultima riga di aumenti, quindi tolgo il marcapunti, realizzo la prima maglia bassa e per questa riga adesso lavorerò 6 maglie basse e poi un aumento, quindi lavoro le prime 6, una maglia bassa in ogni punto, quindi la seconda, la terza, la quarta, la quinta e la sesta maglia bassa e nella settima 2 maglie basse nello stesso punto. Quindi ora per tutta la riga lavoreremo 6 maglie basse e nella settima 2 maglie basse nello stesso punto. Una volta guardate che io ho completato il mio cerchio, adesso l'ultima riga la lavorerò a maglie basse senza nessun tipo di aumenti, quindi tolgo il marcapunti, entro nel prossimo, lavoro la prima maglia bassa e vado a mettere un marcapunti. A questo punto io avrò 64 maglie basse totali e ovviamente anche per la prossima riga saranno 64 perché non facciamo nessun aumento. Quindi adesso in ogni punto lavoriamo una maglia bassa senza nessun aumento, quindi maglie basse per tutto il perimetro fino ad arrivare al marcapunti. Quando abbiamo completato, vedete, le 64 maglie basse, tagliamo il filo e con un ago a cruna larga togliamo il marcapunti, saltiamo il marcapunti, entriamo in quello dopo sul davanti in questa maniera qui e andiamo a ricreare ovviamente il punto. Quindi io entro di nuovo, vedete, al centro, prendo l'asolina retro e vado a chiudere in questa maniera, così non ci sarà lo scalino e ovviamente poi nascondo sempre il filo dietro, vedete, all'interno della nostra lavorazione e poi andiamo sempre a saldare con accendino il filato. Quindi andate a nascondere tutte le codine e ovviamente andate a ripetere la stessa lavorazione per un altro laterale. A questo punto, vedete, vado a posizionare la chiusura, quindi la vado già a posizionare perché altrimenti dopo posso andare ovviamente un po' in difficoltà una volta che vado poi a montare i laterali. Adesso per andare ovviamente a posizionare il nostro laterale noi dobbiamo isolare quelle che sono le 64 maglie basse dove andrà cucito ovviamente il nostro laterale. Quindi io qui sul lato ho 75 maglie basse, quindi dispari. Metto, guardate, al centro, giusto al centro, quindi conto 37 maglie da subito dopo, vedete i marcapunti che vi ho fatto posizionare mentre lavoriamo, quindi da subito dopo contiamo tutte le maglie basse e sono 75. Quindi io giusto al centro, questo significa alla metà, sulla 38esima maglia bassa contando sia da destra che da sinistra, metto un marcapunti e adesso da questo marcapunti subito dopo vado a contare la metà delle maglie del laterale, quindi 32, e metto un marcapunti e faccio la stessa cosa anche da quest'altra parte. Adesso guardate, prima di andare a cucire il pannello, quindi laterali e pannello insieme, io ho già foderato con un po' di feltro, ma non ho usato del feltro molto spesso, quello da un millimetro, quindi veramente molto leggero.
giusto per dare un po' di stabilità. E poi dopo, alla fine, quando avrò confezionato la borsa, metterò anche una fodera di cotone in fantasia o in velluto. Potete anche lasciarla sola con il feltro, però se vi piace una cosa insomma esteticamente più bella, potete andare a cambiare. Adesso con i marcapunti che abbiamo messo andiamo a cucire. Prendiamo, vedete, il lato dove abbiamo messo i marcapunti come vi ho spiegato e mettiamo, guardate, rovescio contro rovescio, quindi andiamo a cucire in questa maniera qui. Noi cuciamo sulla parte del dritto del lavoro. Non è importante dove vi agganciate, perché essendo una lavorazione in tondo poco importa, l'importante è che abbiamo isolato, come vi ho spiegato, i 60 punti centrali. Ovviamente abbiamo maglie dispari, questo punto dispari andiamo ovviamente poi ad inserirlo all'interno della lavorazione senza contarlo. Quindi adesso guardate, entriamo, togliamo, prima di togliere il marcapunti ci agganciamo in questa maniera qui all'uncinetto. Adesso guardate, togliamo il marcapunti, entriamo all'interno delle due asole e in un punto ovviamente di fronte del nostro laterale e ci agganciamo lavorando una maglia bassissima e questo filo poi lo andiamo a nascondere. Entro nel prossimo punto e in quello del laterale aggancio il filo e maglia bassissima di nuovo e entro nel pannello e nel laterale e lavoro una maglia bassissima, di nuovo pannello e di fronte nello stesso punto e maglia bassissima, di nuovo pannello e laterale e maglia bassissima, e dobbiamo andare a cucire a maglia bassissima in ogni punto. Quindi andate a proseguire fino ad arrivare al centro dove abbiamo il marcapunti. Quando arriviamo, guardate, al centro, io ho lavorato la maglia prima del marcapunti, tolgo questa maglia e la salto, quindi entro in quella dopo e poi qui prendo la maglia seguente, quindi sul pannello non saltiamo, saltiamo solo su questo pannello che sono dispari. Voi andate sempre a contare le maglie, perché a volte può capitare che ne sbagliamo magari qualcuna e vi risulteranno pari. Ora dobbiamo semplicemente, guardate, sempre continuare alla stessa maniera, sempre a maglia bassissima, facendo attenzione di lavorare tutte le maglie sia del laterale che del pannello, e vado a proseguire fino ad arrivare ovviamente a completare le 60 maglie dove ho messo l'altro marcapunti. Arriviamo, guardate, nell'ultimo punto dove ho il marcapunti, entro e lavoro l'ultima maglia ovviamente. Adesso tagliamo il filo e dobbiamo chiaramente andare a nascondere il filo con un ago. Entro nel punto dopo, vedete, in questa maniera qui ed entro qua, così vedete fisso praticamente questo filo, lo faccio ripassare di nuovo per fissarlo bene bene e poi ovviamente lo vado a nascondere all'interno. Stessa cosa con la codina, vedete che ci siamo agganciati, ago, passo su questo punto qui e poi all'interno, e poi ovviamente nascondiamo queste due codine all'interno e le andiamo a saldare con l'accendino. Una volta che abbiamo nascosto i fili, questo vedete sarà il risultato. Adesso ovviamente andiamo a ripetere la stessa cucitura dall'altra parte. Quindi una volta, guardate, che abbiamo cucito entrambi i laterali, la borsa si presenterà così. Adesso non facciamo altro, vedete, che andare ad infilare in questa maniera i nostri anelli. Grazie al fatto che all'interno c'è la fodera, vedete, di feltro, chiaramente la borsa avrà consistenza e quindi anche mettendo gli anelli qui non slabrano. Ora, se volete una borsa con più consistenza, ovviamente usate un feltro da 3 mm, altrimenti anche da 1 mm va bene, dipende come vi piace la borsa. Se la volete rigida occorre da 3 mm. Adesso guardate, semplicemente aggancio i miei anelli di qua e dietro, quindi sul davanti e sul dietro, e a questo punto la mia borsetta è pronta.
Io spero come sempre che il tutorial vi sia piaciuto e vi saluto rimandandovi ad uno dei miei prossimi tutorial.